Ciao a tutti ragazzi, sono qui con il Montage, in questo caso il 6, con la tastiera Synth, per gentile concessione di un caro amico che è Andrea Poglione, che saluto tanto. Finalmente ce l'ho a casa e ho potuto così, insomma, giocarci un po'. Devo dire che il brano che avete sentito all'inizio è veramente un contrasto, nel senso che dopo averla suonata un po' mi sono reso conto che è una workstation completissima e di grande impatto, di grande prestigio, pensata per fare come tutte le workstation un po' di tutto, ma in particolare secondo me l'anima di questo strumento è la parte di sound design, per questo adesso stavo suonando queste cose, di questo tipo di mondi ce ne sono veramente tanti. Probabilmente avrete visto 1000 recensioni di questa tastiera e anche 1000 video che la riguardano, chi è stato interessato a questa tastiera. E chiaramente avete anche così visto tutti quanti che facevano questa cosa. Questo morphing fra il pianoforte e il suono di X. Di X perché l'FM qui dentro è integrato, c'è un motore FM vero, reale e potentissimo, con 128 note di polifonia per la parte FM, 128 note di polifonia per la parte AVM, quindi insomma è vastissima la possibilità, però molto spesso le cose così vaste poi confondono le idee. Ecco, la mia sensazione, sinceramente, senza essere entrato in maniera radicale dentro l'architettura di questo strumento, ma più che altro avendolo suonato con un atteggiamento di scoperta, stando più attento non tanto a sentire se il suono di piano fosse bello, il piano elettrico, il Wurlitzer, cosa che in questo senso ho fatto in contrasto nel brano iniziale che avete visto. Perché lì sono in un contesto che con questa tastiera in realtà secondo me non c'entra. Però può anche centrare, nel senso che poi il risultato lo si ottiene. È chiaro che in realtà questa, secondo me, è questo discorso qui. E come dicevo, mondi come questi ce ne sono veramente tanti e sono tutti bellissimi. Sono un miliardo, quindi sarebbe impossibile ascoltarli tutti. Ve ne faccio ascoltare qualcuno. Ecco, questo è un po' il senso di quello che volevo farvi ascoltare, nel senso, queste cose qui sono tante e c'è dietro un sound design veramente serio. Chi le ha fatte, chi ha organizzato queste patch, perché qui si tratta proprio di organizzarli questi suoni, perché sono tanti, sono tutti bellissimi, ma questo che tutti chiamano il capezzolone, perché somiglia a un capezzolo gigante, in realtà a questo capezzolone, diciamo, si possono assegnare veramente una quantità devastante di controlli. E questa cosa crea questi movimenti, questi morphing. Qui si accendono, si muovono tutti i controlli che sono assegnati e lo si vede.
tutte queste cose sono tutte veramente ispiranti e hanno un'attitudine sound design loro. Ecco, diciamo che io ho un Motifix F8, ho fatto tempo fa un video. Qui era stato fatto, erano anni di sound design in una direzione. Qui mi sembra di tornare, adesso dirò una cosa che magari poi mi direte nei commenti se avete voglia. Mi ricorda molto il senso che aveva l'SY 99, nel senso che era molto avanti come mentalità. Aveva quel tipo di attitudine, sound design, colonne sonore, sonorizzazioni, insomma, in generale. Questa mi ricorda quel discorso lì, perché infatti ha al suo interno l'FM come aveva l'SY 99, nel senso più vero del termine, reale. Infatti i suoni sono incredibili. Ma adesso proviamo ad ascoltare anche i suoni di base. Questo è un pianoforte. Questo è quello principale. Devo dire che si suona molto bene anche su questa tastiera synth. Chiaramente la dinamica non la si controlla perfettamente, ma su una 88 invece assolutamente perfetto. Ci sono tutte le variazioni del mondo con qualsiasi altra cosa unita. Succedono un sacco di cose, ci sono quelli con un pad. Quindi pianoforti ce ne sono tantissimi e sono... c'è anche l'S700. Ha anche queste cose, un piano upright. Piano upright, insomma, chiaramente in mille modalità che poi col cappezzolone. Però sentite che quando arriva l'FM, arriva quel suono lì, tutto prende una piega più incisiva, più profonda addirittura, anche musicalmente, anche artisticamente più profonda. Non perché non siano all'altezza i suoni, ma perché sono più che all'altezza gli altri, ecco, diciamo. Poi si può discutere sulla qualità generale di questi suoni, ma io credo che funzionino benissimo. I piani elettrici, ne ho sentito prima uno, questo mi piaceva, quello che ho messo nel brano di cui vi parlavo, quello incriminato, quello fuori luogo, diciamo, ecco, ce ne sono tantissimi. Phaser e tutto quanto, ci sono tutti, ce ne sono veramente tantissimi. Intanto viene fuori questo dettaglio cristallino che è davvero pazzesco. Poi non so dire quanto poi possa essere, come di solito sappiamo, utile in certi contesti, però comunque il livello sembra essere molto alto. Wurlitzer, ce ne sono un po'. Ecco, sentite appunto questo estremo dettaglio.
Ce ne sono tanti, eh. Bello questo. Sono fatti bene, sono curati. Gli organi, avete sentito, non è un caso che io abbia suonato anche l'organo in quel contesto, perché insomma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, ma nonostante in questo caso ci si trovi nella possibilità di fare questa cosa qui che già per i possessori o per i conoscitori di Yamaha il fatto che si possano utilizzare dei drawbars già è un miracolo. Ecco, però, come sappiamo, io li ho provati a girare tutti. Quello che ho messo lì era quello che sembrava suonare un po' meglio con il resto. Diciamo che quando si tratta degli organi è sempre un po' un problema. Poi probabilmente mettendosi lì si riesce a fare qualcosa di suonabile in contesti magari dove l'organo non è principale. Probabilmente ci sono anche pacchetti da comprare, cose varie, memoria aggiuntiva e tutto quanto. Ma io adesso sto guardando quello che è stato fatto, che è a disposizione di chi la compra, la porta a casa e insomma ha preso l'ultima ammiraglia di Yamaha. Dunque, poi chitarre, quelle cose lì c'è di tutto, chiaramente ci sono tutte queste cose. E però ripeto, insomma, se ne può parlare, alcune fanno impressione, altre fanno ridere. Questo succede in tutte le workstation, nel senso che alcune hanno senso, altre poi insomma queste cose qui sono, si sa, un po' strane almeno per me perché non le utilizzo molto, non le ho mai utilizzate molto, però sono comode. Poi ci sono tutti i bassi che chiaramente cominciano a diventare importanti nel momento in cui subentra l'FM e allora si torna nel passato. Di questi ce ne sono tantissimi e suonano aperti, sorridenti. E anche qui ne abbiamo chiaramente a chiaramente possiamo immediatamente allungare il release per dire. Come sempre, come Yamaha fa da ormai tanto tempo, abbiamo questa matrice dove possiamo agire selezionando la riga che decidiamo di utilizzare. Si può agire sul suono in modo molto rapido. Almeno ogni tanto finisco una frase così. Sono tutti molto molto belli, hanno tutti una pasta insomma utili, ce n'è a bizzeffe e a un certo punto si arriva anche a quelli diciamo synth che chiaramente sono meravigliosi.
Sentite come si accende immediatamente un mondo fantastico, veramente. Ce n'è per tutti i gusti. Qui ci sono i solisti. Insomma, sono molto belli. Brass. La pasta dei campionamenti è davvero bella. Poi chiaramente adesso finisco la frase perché non ne finisco mai una. Come mia moglie ogni tanto mi dà una mano, i sottotitoli li mette, diciamo, li aggiusta, li mette in bella copia, ogni tanto con molta tranquillità mi fa notare che non finisco mai una frase perché ricomincia a suonare. Effettivamente è vero, quando mi riguardo, e quindi lei deve un po' inventare, diciamo, delle parti di ragionamento e insomma. Questi sono tutti molto belli. Sono Vedete la pasta veramente cristallina. I campioni sono molto belli. E poi si arriva chiaramente a quelli, diciamo, synth, che sono bellissimi. Ecco, anche di questi qui ce ne sono miliardi. Ce ne sono tantissimi. Chiaramente qui si può mescolare tutto, è molto potente, si possono fare tantissime cose. Flauti. Tantissime cose, bellissime. Ecco, in questo senso anche mi ricorda un po' l'Esvai 99 che tentava di approcciarsi a questi suoni con questa pulizia, questo dettaglio. È molto in quella direzione, a proposito di finire le frasi. Questi secondo me, insomma, c'è stata un'evoluzione di questo tipo di sound. Poi arriviamo alla parte più sintetica. Ci sono dei suoni un po' anche presi da quelle generazioni, riprodotti però con la componente FM reale, e quindi insomma, potenza. Ecco, come vedete, quando si entra in questo tipo di cose, pad anche sono fantastici. Qui
si cambia mondo, perché questa è la reale natura di questo strumento. Lo ripeto per l'ennesima volta, penserete, vabbè, hai rotto anche le balle questa storia della natura, dello strumento, però mi viene spontaneo dire così perché è qui che trovo quel qualcosa in più rispetto al resto delle cose che ci sono in giro. Queste cose sono veramente fantastiche. Torno, per capirci, al pianoforte. Chiaro, lo sto suonando su una tastiera synth, siamo d'accordo. Va benissimo, diciamo che quando si suonano i suoni per cui secondo me è stata concepita, allora lì si comincia a gridare al miracolo. Qui va bene, insomma. Poi con i limiti classici degli strumenti Yamaha, gli organi, quelle cose lì, ma al di là di quello, comunque, per queste cose, devo dire la sincera verità, preferisco altre generazioni o altri strumenti. Questa mi ha fatto immediatamente innamorare di quel mondo là. Il pezzo che ho fatto l'ho fatto volutamente in quella direzione perché sono convinto che di queste cose, cioè questo tipo di effetti, di mondi, presentazioni di questo tipo ne avrete viste tante, mentre quel tipo di approccio più così, diciamo, più classico, probabilmente meno, ecco. E quindi, vabbè, volevo metterla alla prova anche in quel contesto. Chiaramente ne esce benissimo anche lì, perché voglio dire, la qualità dello strumento sonora proprio è fantastica. Poi mi diceva Andrea, che ringrazio ancora per la possibilità, mi diceva che adesso con l'ultimo aggiornamento c'è anche questo MIDI USB che praticamente le tastiere vengono unite esclusivamente USB, ma proprio le tastiere. Tutto quello che riguarda poi le altre possibilità, l'architettura, eccetera, io credo che ci siano tantissimi video in giro che vi possono aiutare così a sviscerare profondamente quello che ci si può fare. Comunque, chi ha fatto il sound designer per questa tastiera e ha creato questi suoni è veramente un drago. Sono dei draghi quelli che le hanno fatte. Non hanno lasciato al caso nulla, cioè nel senso che si presenta con tutti i suoi muscoli, diciamo, soprattutto in quell'ambito, come ripeto. Per il resto si può discutere, ma insomma, voglio dire, è una macchina davvero eccezionale. Vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi se vi piace il mio canale, quello che faccio, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando combino qualcosa e io vi lascio così, suonando un altro di questi meravigliosi suoni fantastici e ci vediamo la prossima volta. Vi mando un abbraccio, ciao ciao.